Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi vi porto un racconto esclusivo, lungo e ricco di colpi di scena, dedicato a Can Yaman e Dimet Özdemir, due stelle che non smettono mai di farci sognare. Preparatevi, perché ciò che state per ascoltare va oltre i titoli di giornale. È la cronaca dettagliata di un ritorno di fiamma che nessuno si aspettava davvero, nato da una promessa sussurrata a bassa voce e diventata, in pochi mesi, il motore di una rinascita personale e professionale per entrambi. 1. Il silenzio dopo l'addio. Dopo l'annuncio della rottura nel 2019, Can e Dimet hanno intrapreso strade separate. Lui si è trasferito in Italia, fra set internazionali e brand prestigiosi. Lei è rimasta in Turchia, collezionando successi in serie drammatiche e film romantici. Il pubblico si è diviso, chi li voleva insieme continuava a cercare indizi, chi sosteneva la loro libertà applaudiva ogni nuovo progetto solista. Per oltre 3 anni i due attori hanno incrociato raramente i rispettivi percorsi pubblici, mantenendo un rispetto reciproco ma evitando domande dirette sul passato. 2. L'incontro dietro le quinte di un gala. La svolta avviene a un evento di beneficenza a Istanbul, nei camerini di un hotel storico sul Bosforo. Dimet è fra gli ospiti d'onore. Can partecipa come testimonial di un marchio che sponsorizza la serata. Nessuno aveva previsto la loro presenza contemporanea, tanto meno i tabloid. Eppure, dietro le quinte, i due si salutano con un sorriso teso ma sincero. È il primo contatto ravvicinato dopo lunghi mesi di silenzio. Secondo testimoni, Can si avvicina per rompere l'imbarazzo. So che non possiamo cancellare il passato, ma possiamo riscrivere il futuro, se lo vogliamo. Dimet, spiazzata, chiede tempo. Can replica con una frase che diventerà virale: ti prometto che non chiederò nulla di più di ciò che sei pronta a offrire. Quella promessa, pronunciata a bassa voce in un corridoio affollato, diventa il seme di tutto. 3. Messaggi, telefonate e un patto di riservatezza. Nei mesi successivi, i due iniziano a scambiarsi messaggi lontano dai riflettori. Niente foto sui social, niente like reciproci, solo telefonate notturne, lunghe videochiamate durante le pause di set, confessioni su paure, ambizioni e rimpianti. Stabiliscono un patto: prima capiamo se siamo davvero cambiati, poi, e solo poi, decideremo se renderlo pubblico. Can, noto per l'energia esplosiva, sorprende Dimet con una calma nuova. Ha dedicato tempo alla meditazione, allo studio delle lingue, perfino alla cucina mediterranea. Dimet, dal canto suo, confessa di aver riscoperto il valore di rallentare, lezioni di danza contemporanea, viaggi senza paparazzi, terapia per gestire l'ansia da performer. 4. La vacanza segreta a Göcek. A inizio estate, i due programmano un fine settimana segreto nella penisola di Fethiye, lontano dalle rotte turistiche di massa. Noleggiano un caicco sotto nomi di copertura, a bordo solo lo skipper, un cuoco e una coppia di amici fidati. Qui avviene il famoso dialogo dell'alba che trapelerà solo settimane dopo. Durante una notte stellata, Can consegna a Dimet un piccolo quaderno di pelle. Dentro, pagine piene di appunti sui loro ricordi di set, frasi motivazionali e una lista di cose da fare insieme se ci ridiamo un'opportunità. Dimet lo legge, si commuove e aggiunge appena all'ultimo punto: proteggere la nostra storia dal rumore. È l'esplicita accettazione di quel nuovo inizio. 5. L'accordo professionale con Disney+. La chimica personale si trasforma presto in opportunità lavorativa. Disney+, che da mesi corteggia entrambi per una produzione internazionale ambientata tra Istanbul e Roma, fiuta l'occasione. I dirigenti propongono loro di interpretare una rom-com dal respiro globale, ma con un'attenzione reale alle tematiche di crescita individuale. Condizione imprescindibile per Can e Dimet: inserire nel contratto clausole sulla tutela della loro privacy durante le riprese. Il progetto viene siglato a fine autunno e annunciato solo dopo che le prime scene sono già state girate, minimizzando fughe di notizie. Nel frattempo, i magazine iniziano a parlare di riavvicinamento, ma senza prove fotografiche rimangono nel campo delle supposizioni. 6. Il gesto che conferma tutto. Arriva dicembre e con esso il compleanno di Dimet. Sui suoi profili compaiono soltanto storie di ringraziamento ai fan, nessun party mondano.
Ma i paparazzi scattano un'unica foto, un mazzo di peonie bianche depositato davanti alla porta di casa sua, porto da un corriere. Sul biglietto, visibile a metà, si legge, per il capitolo che stiamo scrivendo, Il web explode. Le peonie erano le stesse usate nella famosa scena finale di Erkenci-Kus. Non servono altre conferme, la seconda chance è ormai realtà. 7. L'equilibrio fragile con i media. Confermare o no? Alla fine decidono per una via di mezzo, un'intervista congiunta, ma solo su temi professionali, rilasciata a un quotidiano internazionale. Parlano del nuovo progetto Disney Plus, raccontano l'emozione di lavorare insieme da adulti consapevoli, ringraziano i fan per il sostegno, ma si rifiutano di etichettare la loro relazione. Siamo due esseri umani che si stimano e che stanno percorrendo una strada comune, passo dopo passo, dice Dimet. Khan aggiunge, la più grande lezione di questi anni è che l'amore, di qualunque tipo, esige rispetto dei tempi e degli spazi di ciascuno. È la loro linea ufficiale, niente etichette, solo fatti. 8. L'impatto sui fan e sulle carriere. Ai social impazziscono, hashtag dedicati, account fanart, trend topic che durano giorni. Ma non si tratta solo di gossip, il pre-teaser della serie raggiunge record di visualizzazioni, gli investitori rilanciano, le location turistiche citate nel copione registrano boom di prenotazioni. Intanto la stampa estera li elogia come coppia simbolo di professionalità e resilienza. Dietro le quinte, però, resta la sfida quotidiana, proteggere la vita privata senza alimentare la curiosità tossica. Dimet continua le sue sedute di danza alle 7 del mattino, Khan alterna palestra e set con rigida disciplina. Entrambi fissano un giorno alla settimana, off social, in cui staccano telefoni e passano tempo in natura. 9. Promessa mantenuta, la lettera di Capodanno. A inizio gennaio, Dimet pubblica una lunga lettera aperta sul suo sito ufficiale. Racconta il valore delle seconde possibilità, ringrazia chi le è stato vicino nei momenti bui e chi ha saputo aspettare che il tempo facesse il suo corso. Non cita mai esplicitamente Khan, ma chiude con una frase eloquente, certi nodi non si sciolgono con la forza, ma si trasformano in legami nuovi. Pochi giorni dopo, Khan condivide un estratto e scrive semplicemente promessa onorata. Il cerchio si chiude, la promessa fatta mesi prima è diventata realtà, cementando un rapporto che ora poggia su basi più solide e mature. Conclusione. La storia di Khan Yaman e Dimet Özdemir ci insegna che il tempo può separare, ma anche guarire, che la fama complica, ma non definisce, che le promesse, se rispettate, hanno il potere di riscrivere destini. Oggi il loro cammino condiviso è un esempio di coraggio sentimentale e di gestione consapevole della propria immagine pubblica. Grazie per aver seguito questo racconto fino alla fine. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e raccontateci nei commenti, credete nelle seconde opportunità? Alla prossima storia, qui, dove il cuore delle celebrità batte più forte che mai!